Benvenuti in un nuovo contenuto video. In un video precedente, di cui state ammirando la copertina, ho introdotto la differenza tra materiali e shaders. Oggi trattiamo proprio di come si costruiscono gli shaders, quindi se non avete visto il video precedente, andatelo a recuperare per avere il giusto bagaglio informativo per proseguire su questo argomento. Attualmente la creazione degli shaders si basa sull'utilizzo della tecnologia dei nodi. Ma cosa sono i nodi? Tutti i concetti che utilizzerò in questo video per Blender sono comuni e validi per tutti i tipi di programmi 3D, e non solo, come vedremo più avanti. Nella vita reale potremo vedere come nodo un martello. Attraverso di esso la nostra forza viene veicolata, convertita o meglio trasformata in qualcosa che, arrivando alla testa di un chiodo, fa sì che questo si conficchi in un pannello di legno. Un'altra metafora potrebbe essere la lavatrice. Nella lavatrice entrano gli indumenti, il sapone e l'acqua. Poi da essa esce il bucato pulito e profumato. Non possiamo sapere cosa sono i nodi se non sappiamo come essi vengono rappresentati graficamente. Di solito i nodi vengono rappresentati come delle figure piane aventi una o più porte di entrata e una o più porte di uscita. Ma la magia avviene nella parte centrale, ovvero nel corpo del nodo. E si potrebbero fare miliardi di esempi, ma alla fine la procedura è sempre la stessa: entrata, trasformazione e uscita. In informatica questa procedura viene indicata con la parola funzione. A una funzione viene passato un dato, questo dato viene elaborato e poi alla fine restituito come risultato. Nell'ambito della rappresentazione grafica si è scelto di mostrare la funzione proprio come dei rettangoli che da una parte hanno l'entrata, seguito dal corpo centrale in cui avvengono le lavorazioni o le trasformazioni, e una parte dove escono i risultati. Da qui il nome dei nodi, dato che una stessa funzione può avere più dati in ingresso e allo stesso tempo può essere legata ad altre funzioni. Questo arrangiamento grafico ha avuto una grossa diffusione perché è facile da capire e con miriadi di combinazioni si possono creare dei risultati strabilianti, anche senza essere dei veri programmatori. Tant'è vero, i nodi si sono diffusi in campi disparati, dal videocompositing all'animazione, dai videogiochi alla creazione o modifica del suono e così via. I nodi inoltre vengono utilizzati nel coding per insegnare ai bambini a programmare. Passiamo adesso alla parte pratica, ma prima vi invito a cliccare sul tasto mi piace se l'uso delle metafore usate in precedenza hanno fatto chiarezza o reso più familiare l'argomento dei nodi. Creiamo un piano e spostiamoci nello shader editor dove i nodi in Blender hanno iniziato la loro ascesa. Aggiungiamo un materiale che vi ricordo essere un contenitore di shaders. Se non l'avete fatto andate a vedere il video di cui si analizza la differenza tra i materiali e gli shaders. Al posto dello shader proposto di default applichiamo il diffuse BSDF, dal quale scegliamo un colore che più ci piace. Qui notiamo che solo uno dei nodi corrisponde alla definizione data nella prima parte di questo video. Solo un nodo presenta un'entrata, un corpo e l'uscita. L'altro nodo non ha chiaramente proprio l'uscita. Questo in effetti è quello dove tutto termina, cioè è quello che porta al monitor o al motore di rendering Eevee o Cycles, tutto quello che succede in questo ambiente di creazione dei nodi. Esistono altri nodi che invece non hanno l'entrata, ma solo l'uscita, e questi sono quelli che presentano agli altri nodi i loro parametri. Per esempio, aggiungiamo dal menu Input il nodo Texture Coordinate. Non ho preso a caso questo nodo, ma da lui arriveremo tra un attimo. Collegando il nodo Diffuse, vediamo che il piano si colora interamente di un unico colore. Ma se colleghiamo il nodo Coordinate, il piano si colora in modo differente e passando da un valore all'altro ci sono ancora altre differenze, come vediamo. Di fatto ad ogni opzione corrispondono delle coordinate diverse dove collocare i colori.
o le texture sull'oggetto. L'incrocio dei vari colori rappresenta lo 0, ovvero il punto iniziale dove partire per il posizionamento del colore o di una texture. Ora però costruiamo il nostro primo disegno sulla superficie del piano, utilizzando solo i nodi. Attenzione però, a seconda di quale versione di Blender state usando, potreste trovare difficoltà a ricercare i nomi corrispondenti ai nodi qui indicati. O li trovate in posizioni differenti rispetto al menu della versione 4.3 che sto utilizzando. Vi esorto ad avere pazienza perché comunque li troverete tutti. Facciamo ordine e iniziamo. Menu Add, Converter, scegliamo il nodo Vector Math. Possiamo trovare tutti i nodi usando il metodo di ricerca con F3 e digitando qualche carattere. Per qualcuno sarà più veloce, ma io preferisco cercare nei menu. Shift A, Converter, scegliere Separate XYZ. Shift A, Converter, scegliere Math. Di questo ne faremo altre 3 copie con Shift D. Con quest'ultimo abbiamo finito di pescare dalla cassetta degli attrezzi. Ora vediamo come unirli e a che cosa servono. Questo lo potremmo utilizzare benissimo per gestire le coordinate del punto di partenza del disegno sulla mesh, ma daremo al nodo Coordinate questo onere. Quindi uniamo l'opzione Object a questo primo ingresso, poi ci torneremo più avanti. Colleghiamo l'uscita di Vector Math all'ingresso di Separate XYZ. Questo è facile da capire, separiamo i valori delle coordinate sui rispettivi assi. Prendiamo il valore di x e lo agganciamo al nodo Math, assicurandoci di cambiare dal menu a tendina all'opzione Assoluto, così che i nodi successivi possano lavorare su numeri sempre positivi. Colleghiamo l'uscita con le entrate di quest'altro nodo matematico, ma stavolta scegliamo l'opzione Divide, lasciando invariati i valori. Questo nodo è utilizzato per centrare il disegno a metà tra la destra e sinistra dal punto di partenza. Colleghiamo l'uscita con le entrate di quest'altro nodo, sempre matematico, e scegliamo Greater Than. Questo nodo lavora per evitare le sfumature di grigio, cioè fa sì che il disegno sull'asse X, per tutto il valore utilizzato, sia un solo colore, senza bordi sfumati. Abbiniamo anche l'ultimo e qui scegliamo l'opzione Maximum. Questo nodo lavora sul colore come un modificatore booleano utilizzato per le mesh. Ora copiamo questi 3 nodi e portiamoli in basso. Colleghiamo Y al primo nodo e i restanti come abbiamo fatto in precedenza. Se tutto è andato a buon fine dovremmo avere un quadrato nero sulla superficie del piano. Torniamo a parlare del nodo Vector Math che avevamo accantonato. Questo nodo lo utilizzeremo per posizionare a piacimento la forma costruita sul piano, cioè avremo un certo grado di libertà per personalizzazioni future. Si possono fare le stesse cose con altri diversi nodi, perché con la matematica si può fare tutto. Vi invito a variare le opzioni dei nodi fin qui visti e giocate con i valori per vedere cosa succede. La prossima volta vedremo come colorare il quadrato e affronteremo altre figure. Le cose inizieranno a farsi più divertenti e complicate mano a mano che ci addentreremo nel mondo dei nodi. Comunque, se l'argomento trattato è gradito, fatemelo sapere con una iscrizione al canale, un like o anche un commento. Buon lavoro!